Perfetto radio. Siamo felicissimi di avere qui l'interprete e il regista di Kill Darling, Giovani Ribelli. La prima parola però aspetta la persona che ha scelto questo film per essere in concorso ai Venice Days, ovvero il direttore Giorgio Così. Just to say that we're really, really happy about this film. Of course, it's fantastic. Fantastic. I've been aware of Ginsberg since I was about 14 years old, and I read the first line of Howl when I was about that age. It was a few years before I then read the rest of it. But I was more a fan actually of, I was given Naked Lunch by William Burroughs when I was 14 to read, and I really, really got into that just because it was sort of so anarchic and chaotic and appealed to me at the time. And so I was much more aware of Kerouac and Burroughs than I was of Ginsberg when I first started making the film. But then, you know, I have a huge interest in poetry, so when so I was obviously very aware of his work. And then when I got the part, it was a fantastic excuse to then dive into his life and start researching him. And the main resource for me in looking into his character was his diaries that he started making when he was very young. And they're an amazing insight into the mind of a young genius, and he absolutely, you know, saw himself as a genius, and was just not sure what form that was going to take. So I mean, I think in doing the film I learned about his relationship with his mother and his family, and that really informed how I read his poetry in a much deeper way. And I think doing the film has given me a much greater appreciation for Ginsberg and his work. Sorry. In realtà intorno ai 14 anni comunque conoscevo, sapevo qualcosa di Allen Ginsberg. In realtà ho letto soltanto il primo verso di The Howl, l'urlo, poi il resto l'ho letto molto più avanti, qualche anno più tardi. All'epoca, proprio forse per la mia natura, per il mio carattere, conoscevo molto meglio William Burroughs, per esempio Naked Lunch, conoscevo molto meglio lui, però devo dire che il copione, l'opportunità di girare questo film, questo ruolo mi ha dato anche una scusa per andarmi molto di più a immergere in quella che era quello che erano le opere, la poesia di Allen Ginsberg, e ho avuto modo quindi di conoscere meglio la sua vita, di conoscere meglio i suoi scritti, le sue opere, e devo dire che tra l'altro mi sono piaciute moltissimo, e ho potuto studiare quello appunto era la sua generazione, cercare di capire, e ho imparato, ovviamente ho fatto anche molta ricerca, quindi ho cercato di capire chi era, che carattere avesse, che tipo di rapporto avesse con la madre, che tipo di rapporto avesse con la famiglia, tutte cose che poi in un certo senso hanno forgiato, hanno informato quello che poi è la mia rappresentazione del personaggio sullo schermo, e anche il fatto che di cercare di capire e di scoprire chi fosse questo genio. Lui si riteneva, sapeva, credeva di essere un genio, soltanto non era ancora consapevole di quale forma questa genialità avrebbe assunto. Ne approfitto per dire che siccome è il primo film che abbiamo scelto e dobbiamo ringraziare Notorious perché ce l'ha proprio proposto, meglio di fare il portamicrofono oggi. Hi, I'm Amani from Fred Film Radio. This is a question for both of you actually. If I could ask you, John, what did you see in Daniel in terms of what did you think he could bring to the role of Ginsberg? And Daniel, obviously you had a deep personal interest in the literary genius. Did you feel any pressure to play that character? Un'altra domanda, Gloria, prego. Non posso non chiedergli, ecco, che effetto fa ovunque vada a scatenare quello che stiamo vedendo in questo momento, ecco. Uno lo supera questo fatto, non può andare da nessuna parte, ci sono sempre centinaia di ragazzi che lo aspettano. Ci siamo pure noi, eh? To be honest, I mean, it's not normally like this. I mean, everyone here knows. Certo. They know there's a film festival.
I test che abbiamo fatto col digitale ci davano l'impressione che per esempio i colori della pelle, i colori non fossero così naturali, quindi abbiamo deciso di utilizzare la classica pellicola. Ok, grazie a tutti, la conferenza finisce qui.